Salve, mi chiamo Zera, sono di origine turca, ci siamo trasferiti in Italia nel 1997. Dato che abito a Roma, nel mio tempo libero adoro uscire e farmi un giro per il centro storico. E vabbè, giusto che sono cresciuta in Italia, sicuramente il mio piatto preferito è la pasta, ogni tipo di pasta. Io sono una semplice ragazza musulmana, nel mio piccolo cerco di fare l'indispensabile, cerco di fare le mie 5 preghiere al giorno, faccio il digiuno nel mese di Ramadan e sicuramente cerco di essere una buona persona, perché prima di tutto secondo me ogni religione ha di base di essere una buona persona, perché se non sono in grado di essere una buona persona e pensare al prossimo, secondo me non potrei essere, al di fuori di essere una brava ragazza in fede islamica, non potrei nemmeno essere una brava persona, un essere umano, una brava ragazza, una brava donna. Per me Islam significa pace, ma sono più che sicura che le persone che stanno all'esterno, il 90% non la penserebbero come me, perché purtroppo ci sono dei radicali che compiono azioni di malafede e se ne parla tantissimo di questi, perché bisognerebbe distinguere l'Islam dai radicali, perché comunque noi persone siamo abituate a generalizzare tutto. Io personalmente non ne conosco neanche uno, però se dovessi mandare un messaggio a loro sicuramente direi di aprire gli occhi, aprite gli occhi, non fatevi ingannare, perché se volete veramente vivere l'Islam come si deve, basta leggere il Corano e la vita del profeta e nel Corano e nella vita del profeta non trovate niente di queste azioni brutte. Da circa un anno con un gruppo di giovani stiamo lavorando su un progetto chiamato Attivismo Paziente, dove lavoriamo su 11 principi, su valori umani che abbiamo come scopo di servire all'umanità un attivismo non violento. Perché purtroppo, come dicevo prima, con questi radicali che commettono queste azioni di malafede se ne parla tantissimo, se ne parla davvero tanto. Noi dovremmo essere altrettanto coraggiosi di parlarne molto di più delle nostre buone azioni e farci sentirci di più, perché purtroppo non dialogando con tutti quanti non potremo mai abbattere il muro del pregiudizio e se non abbattiamo questo non potremo mai conoscersi realmente e continueremo sempre a generalizzare, sempre a generalizzare. Per quello dobbiamo essere molto più attivi, soprattutto sui social.